Qualche video fa, ragazzi, ho parlato di questo prodotto. Questo è un wifi locale, ovvero fino a 15 metri di distanza dal nostro ePever regolatore di carica possiamo andare a controllare e a configurare completamente il nostro regolatore di carica solare dell'ePever. Col cavetto lo attacchiamo, questo RJ45, lo attacchiamo all'ePever e all'interno della casa ci muoviamo controllando e anche programmando e settando tutte le funzioni di questo wifi locale, quindi modificando tutti i parametri. Oggi facciamo uno step superiore, installeremo non questo blu ma quello nero, il wifi adapter, e mi viene da ridere perché già il link in descrizione, so che gli amici del canale che hanno attivato la campanella, quindi già gli è arrivato il messaggio del nuovo video, stanno già qui facendo pausa e stanno andando a comprarlo. E questo purtroppo è quello che succede non tanto per il mio canale che sta andando alla grande, come sapete, e vi ringrazio perché ovviamente siete voi i protagonisti del mio canale, ma perché c'è proprio carenza di materiale. Allora ho notato, e me lo avete detto nei messaggi: Gianni, subito ho fatto pausa e l'ho comprato. Costa poco e possiamo, entrando nei dettagli, andare a controllare il nostro regolatore di carica ovunque ci possiamo trovare nel mondo. Quindi andiamo a modificare i parametri, andiamo a vedere la produzione. Se vediamo che c'è una situazione di emergenza possiamo anche bloccarlo, cioè fermare l'ingresso solare. E questo è molto utile quando ci troviamo in vacanza, quando non siamo a casa, quindi siamo lontani, anche al lavoro, e con una supervisione ogni tanto andiamo a generare quella sicurezza, anche perché c'è in ballo un impianto fotovoltaico nostro che abbiamo autocostruito, che costa soldi, e quindi spesso gli amici del canale mi dicono: quando sono via al lavoro, in vacanza, torno a casa con ansia, speriamo che tutto vada bene. Bene, con questo prodottino che andiamo a vedere subito in laboratorio abbiamo questa serenità, questa certezza di poter verificare cosa sta accadendo tra i pannelli e le batterie, di andare a modificare i parametri, di andare a creare una riduzione della corrente nelle batterie. Se vediamo che ad esempio siamo già arrivati al 90-95%, bene, lo programmiamo e interrompiamo il sole in ingresso. Tutte queste cose in un prodottino che costa poco e ci dà questa possibilità. Buona visione, fra qualche secondo andiamo in laboratorio a vedere direttamente questo prodotto installato. Ecco ragazzi l'impianto che oramai conoscete perfettamente, e la modifica è stata esattamente il posizionamento di questo ePever, diverso dal precedente. Questo è un Wi-Fi adapter, quindi con questo abbiamo la connessione ovunque in tutto il mondo per andare a verificare l'andamento del nostro solare. Questo era il precedente, ve lo ricordate? È un Wi-Fi locale, quindi qui ve li faccio vedere entrambi. iBox Wi-Fi 01, questo invece nero si chiama ePever Wi-Fi 2,4 giga RJ45A. In questa immagine ragazzi vedete l'installazione di entrambi i prodotti della ePever, quindi quello sulla destra in azzurro è l'iBox Wi-Fi, che è un iBox locale, ovvero in Wi-Fi senza cavi, trasmette sul nostro telefonino tutte le informazioni che vogliamo e possiamo anche modificarlo. Invece sulla sinistra c'è quello nero, che è praticamente la connessione Wi-Fi col router, e da lì andiamo a vedere in qualsiasi parte del mondo siamo, basta avere una connessione internet, andiamo a vedere e gestire, soprattutto modificare quelli che sono i parametri del nostro regolatore di carica. Ora li ho montati entrambi per vedere se funzionavano entrambi, e in effetti funzionano entrambi, ma ogni tanto ovviamente entrano in conflitto. Ecco perché quello che consiglio io è di mantenerne uno solo, cioè se ci serve la visione locale, oppure se abbiamo intenzione di vedere, e questo ovviamente è preferibile, di vedere la nostra produzione di energia ovunque ci troviamo, insomma possiamo essere in vacanza, possiamo essere lontani da casa, dal nostro ufficio, quindi con la scatolina nera, chiamiamola così, andiamo a vedere la realtà del nostro impianto e possiamo ovviamente anche modificarlo. Insomma, dopo aver fatto tutti i test ho preferito lasciare questo apparecchio, l'ePever Wi-Fi 2,4 giga
RJ45A. È un Wi-Fi adapter e a questo punto controllo la produzione solare, cosa sta succedendo alle batterie, se c'è qualche anomalia in termini anche di grafici e quant'altro, dal telefonino ovunque io mi possa trovare fuori anche dalla mia abitazione, ovviamente in tutto il mondo attraverso la rete Wi-Fi, la rete internet. Sino qui è tutto comprensibile, chiaro. Ho installato i due apparecchi, voi lo sapete che su questo canale voglio provare, riprovare, testare, a volte anche bruciare. Ora, ho provato tutti e due insieme, sono entrambi fantastici, funzionavano insieme, ogni tanto però uno si sgancia, poi si sgancia l'altro, perché probabilmente all'interno dell'e-Pever questa doppia configurazione che lui deve sostenere crea delle discrepanze. A questo punto ho tolto quello blu, già testato ampiamente, che è un wifi locale, e ho lasciato solo quello nero. Adesso entriamo nel software, entriamo nell'app per vedere come muoverci in tutti quelli che sono i parametri anche poi modificabili. Andiamo avanti. Ragazzi, partiamo dall'inizio. Questa è l'app che ci interessa e io, come vedete, l'ho messa anche vicino all'altra app che interessa a me, che è lo Smart BMS, che gestisce i BMS della Daily. Adesso clicchiamo sull'app e andiamo indietro con lo zoom per vedere cosa succede. Come entriamo? Abbiamo la possibilità di andare su local, significa non in wifi ma andiamo direttamente su wifi locale, quindi non diciamo wifi generale da router. E questo si usa con il wifi locale, che è l'altro apparecchietto che avevo presentato. Invece e-Pever Cloud, andiamo sul cloud dell'e-Pever, clicchiamo qui, abbiamo fatto la nostra registrazione, quindi siamo entrati con la nostra email e la nostra password e entriamo. A questo punto la prima videata che vediamo, oggi è già pomeriggio inoltrato, quindi sono già a quella che è la massima produzione giornaliera. Questa è la prima videata che ci fa subito vedere la produzione giornaliera. Zoomiamo e vediamo che oggi sono stati prodotti 12,39 kWh. Sulla destra vediamo la produzione mensile, questa, e qui la produzione da quando è stato installato l'impianto, cioè tutto l'anno, ma qui ovviamente risale da marzo di quest'anno, del 2022. Vi faccio vedere anche che in base all'impostazione che avevo dato, di circa 45-50 centesimi di dollaro al kilowattora, oggi ho avuto un risparmio di 6,81 euro, solo oggi. Questo mese di luglio, visto che oggi è il 31, 210 dollari, e il totale da quando ho installato l'impianto di 970 dollari. Ho messo dollari perché non c'è ancora nell'app l'euro. Nella parte inferiore invece vediamo quella che è la produzione di oggi. Vedete? Quello che viene raffigurato prima nel disegno dove c'era la sfera verde, voi vedete dall'inizio della mattina sale la produzione fino a raggiungere, vedete, questo è un punto cruciale perché qui c'era sole fisso, cielo azzurro, poi è cominciato qualche nuvola eccetera, allora la produzione si è attenuata un attimo, siamo arrivati comunque fino ai 12 rotti che indicava prima. Anche questa condizione si può zoomare se vogliamo avere dei parametri orari, vedete? Noi ci spostiamo, poi quando puntiamo ci dà un riquadro con scritto la carica di oggi in questo punto della giornata, vedete? C'era una produzione totale di 10,91 kWh. Questo è anche molto interessante. Zoomiamo a 0 e questa è praticamente la videata iniziale. Adesso invece andiamo online per vedere la diretta giornaliera. E qui ragazzi voglio fare una pausa riflessiva. Vediamo che alla data odierna abbiamo il dollaro e l'euro che sono allo stesso livello 1-1, quindi aver messo 50 centesimi di euro o di dollaro è la stessa cosa a livello grafico per capire
quanto ho risparmiato. Ma avete visto le cifre, ragazzi? Solo nel mese di luglio io avrei speso 270 euro. E nell'anno, ovvero dal 30 marzo, quindi dal 1 aprile, aprile, maggio, giugno, luglio, 4 mesi, avrei speso quasi 1000 euro. Questo è esattamente il consumo di casa mia, con i rincari, con il raddoppiamento delle bollette, e questo è diventato adesso il mio risparmio. Ragazzi, non è per niente da sottovalutare. Del resto, se siete iscritti a questo canale è proprio per questo motivo. Adesso andiamo avanti perché vedremo tutti i settaggi, vedremo cose veramente importanti per andare prima a capire come si muove l'impianto e poi a settare tutto l'impianto. Vi ricordo una cosa, l'ho detto all'inizio di quando ho presentato l'ePever. Abbiamo l'ePever che è molto versatile. Se non lo connettiamo al computer, non lo connettiamo attraverso i wifi o i Bluetooth, i locali, eccetera, che cosa succede? Che abbiamo le configurazioni quelle preimpostate. Bene, per le LiFePO 4, quando me lo chiedono, dico: guarda, l'impostazione minore sono le gel, quindi dal display delle ePever possiamo mettere gel, ma per le LiFePO 4 è comunque una carica alta, ricordatevi questo, perché le gel possono essere caricate fino a un certo livello, ma le LiFePO 4 un po' meno. Non sbagliate, perché se impostate invece di gel flooded o le altre che sono le sigillate, le sealed SLD, ebbene andiamo a fare una carica a tensioni molto alte che sono distruttive per le LiFePO 4. Quindi temporaneamente, finché non avete imparato, finché non avete attaccato il computer, finché non avete messo il vostro wifi, potete usare l'impostazione precombinata dell'ePever su gel, ma con un tempo ridotto. Un amico del canale mi ha chiesto un consiglio. Lui mi ha chiesto: col dry contact posso eventualmente, quando arriva una certa tensione, andare a prelevare? Questa può essere un'idea temporanea, sono tutte emergenze, dove col dry contact, quando arriva a un certo livello di batteria, faccio consumare invece che continuare ad accumulare, e lui ci fa andare l'acqua calda sanitaria. Saluto quindi Roberto da Roma. A questo punto andiamo avanti, perché l'argomento penso che sia interessante per tutti voi, perché la domanda che ci siamo posti per tanto tempo è: come vado a controllare il mio impianto quando non sono a casa? E l'ansia, la paura, visti anche i costi e le spese che abbiamo per ciò che riguarda questi impianti, queste batterie, è tale per cui questo prodottino, che non è costoso, ci risolve veramente un sacco di problemi. Buona visione, andiamo avanti. In questo momento ho acceso il router ed ecco che si presenta online, vedete? Quindi questa è la differenza. Cosa schiacciamo? Schiacciamo questo tastino qua in fondo. Questo è il plant, viene chiamato. Cliccando su questo tasto entriamo in quello che è il nostro impianto, con tutti i codici e quant'altro, e cliccando ancora abbiamo praticamente il nostro wifi identificato. Cliccheremo ancora e qui entriamo in quello che è stata tutta la produzione giornaliera. Oramai qua siamo verso sera, sono già le 7 passate. Dividiamo adesso lo schermo e andiamo a vedere passo per passo le varie voci. Eccoci qua nella parte alta, vediamo la carica giornaliera. Eravamo prima a 12 rotti, siamo già arrivati a 13 kWh oggi. Mensile 383 e totale dell'anno, quindi da marzo, 1765 kWh. Se ci spostiamo adesso nella parte sottostante, vediamo altre voci. Qui abbiamo 76,62 volt per un totale di 102 watt che sono in questo momento in produzione. Chiaramente sono le 7:30 di sera, quindi oramai è solamente luce riflessa, diciamo in fine tramonto, quindi è pochissima roba. La batteria è arrivata al suo bulk, ma poi adesso si è stabilizzata, vediamo che è a 52,57 e sta entrando questa tensione con 1,66 A. Il tracer che sto usando è il 6415AN. Vi ricordo che 6 significa 60 A, 4 perché può essere impiegato in tutte e 4 le impostazioni di 12, 24, 36, 48 volt. 15 significa che questo regolatore di carica tollera fino a 150 volt
di installazione fotovoltaica. Questo è il modello che io ho scelto per questo impianto 48 volt 6 kW. Se scendiamo ancora vediamo la produzione fotovoltaica in dettaglio e poi anche quella della batteria. Allora partiamo dal fotovoltaico dove vediamo allargato quello che abbiamo sintetizzato prima, cioè 77,62 sono i volt che l'MPPT ha deciso di scegliere in questo momento di tramonto. Con una corrente di 1,32 arriviamo a 102 watt. Questo pian piano scenderà fino ad arrivare a 0. Tenete presente che nel momento clou, cioè all'1 di pomeriggio, 12:30, a secondo poi ovviamente anche della posizione dei pannelli, nel mio caso la produzione massima all'1 di pomeriggio era di 2,4 kW su un'installazione di 3 kW. Oggi però un po' meno, lo vedremo dopo nel grafico sotto. Allora, il punto è questo. Quali sono il massimo e il minimo della carica di una LiFePO 4 secondo il mio concetto, poi anche abbastanza divulgato in altri colleghi e amici? Il bulk, ovvero il boost, ovvero la carica massima di una batteria va fatta a 55 volt, una batteria LiFePO 4 da 48 volt. A 55 volt l'abbiamo caricata al 100%. Ma se ci siamo arrivati con potenza fotovoltaica, ovvero tanti pannelli, rapidamente, ebbene questa è tensione finta, non è una tensione reale della batteria. Tant'è vero che se dovessimo staccare i pannelli in quel momento, vediamo che la batteria può scendere a 53, 53,5, 54, a seconda di quanto è rimasta in bulk. Alcuni fanno l'absorption, cioè quando arrivo lì poi voglio stare lì per caricare. Questa è una cosa che a me non piace, nell'LiFePO 4 non è consigliata, quindi quando arrivo lì, tempo zero, che lui stabilisce di solito sempre comunque in 10 minuti, questa verifica che fa in 10 minuti è tempo zero, lui scende al floor. Se abbiamo quindi tutte le tensioni dalla batteria agli EPEVER, alle barre equipotenziali, agli inverter, che sono tutte uguali, a quel punto abbiamo l'ottimo. Questo è lo scopo di questo canale, raggiungere l'equitensione. E manteniamo il bulk a 55 e il float a 53,678. A questo punto siamo sicuri di caricare la batteria sempre al 100% o al 90%. Vi dico una cosa, a motivo delle tecnologie che avanzano, si è parlato spesso di mantenere le batterie cariche all'80-90% per farle durare di più, ma di più di quanto? Tenete presente che i 6000 cicli con i quali avete acquistato le batterie o addirittura le lithium che hanno 10.000 cicli, se noi facessimo un ciclo al giorno, 365 giorni sono 365 cicli. Ebbene, 6.000 cicli, se la matematica non è un'opinione, sono più di 16 anni. Ora, in 16 anni chissà cosa è successo e chissà quante batterie abbiamo magari venduto, svenduto, ricomprato, nuove tecnologie. Sempre se ci saranno ancora le batterie, perché l'andazzo vediamo che non è bellissimo. Detto questo, allora io preferisco non pagare bolletta, quindi carico sempre la batteria al 100%, 90 a secondo della giornata, quindi tra il 90 e il 100 dureranno 16 anni, poi insomma ne parliamo, perché l'anno scorso parlavo di longevità sui 6.000 cicli e quest'anno, ma anche un anno dopo, mi sono comprato le Lithium e ho 10.000 cicli, quindi stiamo andando a 22-25 anni, cioè c'ho anche la mia età. A questo punto considero più la pienezza della batteria, ma senza saturarla, senza andare oltre. Insomma, scegliete, vedete, provate qual è l'equilibrio tra questi due parametri fondamentali. Il resto, adesso li vediamo andando avanti, sono importanti, ma non come questi. Questi sono fondamentali. Bulk e float. 55, 53, 7. Andiamo avanti, ragazzi. Zoomiamo un pelino indietro. Questo è un bellissimo grafico perché ci fa vedere cosa è successo durante la giornata, nella totalità del funzionamento. Se cancelliamo ad esempio volt e corrente, a noi ci resta solamente il power, cioè i watt. A questo punto abbiamo, dove ci fermiamo col dito, abbiamo i watt di quel momento. Vedete? Se guardate qua, all'1,20, oggi vi ho detto era un po' più scarso, all'1,20 ho avuto un massimo di 2198 watt di produzione. Il picco massimo, posso anche scorrere, l'ho avuto qui, vedete?
2234 watt in questo punto della giornata. Quando vedete delle oscillazioni come qua, c'è una discesa, vedete qua, e qui perché ovviamente è passata una nuvola e mi ha fatto scendere l'impianto a 1892 watt. E queste oscillazioni che vedete sono proprio le nuvole che passano. Quando non passano vedete com'è stabile e poi a un certo punto qui ha finito la carica, quindi c'è stato un crollo di quello che da qui, dall'ultimo punto, cioè da questi 2141 watt, dopo pochi minuti è scesa subito in discesa, vedete 1700, poi è sceso dopo altri alle 16:30 1100 fino ad arrivare gradualmente agli 165 watt che abbiamo visto prima e anche meno. Sempre chiaramente partendo dalla mattina, se ci mettiamo la mattina che è qua, vedete, allora alle 5:22 era 0 watt, era diciamo il prealba, dopodiché è iniziato alle 6, vedete, alle 6 e 3 minuti, 29 watt, il sole cominciava, non il sole ma la luce, cominciava ad arrivare e pian piano salivano i watt, dopodiché nell'alba vedete una salita graduale, 79, poi arriva a 136, poi 200, 300, 500, 700 e questo 900 e questo è esattamente il funzionamento del sole. In questo modo abbiamo veramente una statistica della giornata dove puntiamo, sappiamo l'ora precisa. Oggi alle 10:15 si producevano 868 watt, mentre un attimo dopo, cioè scivoliamo verso le 10:56, il sole colpisce pienamente i pannelli e si arriva già a 1,7 kW quasi. Questo è un grafico molto molto interessante. Ora, se noi adesso attiviamo i volt, vedete, si è accesa la linea dei volt, chiaramente bassissima perché il power, cioè i watt, sono quelli che hanno preso la predominanza e anche la corrente più bassa ancora, ma se togliamo i watt, li togliamo, ecco che nel grafico si evidenziano a questo punto le tensioni, quindi tutti i volt, questi qua è nell'oscillazione e questo è il lavoro dell'MPPT e gli ampere di conseguenza, vedete? Una cosa che ci tengo a farvi notare è questa, vedete qua l'MPPT come mantiene alte le tensioni quando ci sono pochi ampere e qua invece come alza gli ampere e abbassa le tensioni. Quindi questo è il lavoro che fa lui proprio per ottimizzare il sole. Ricordo che l'MPPT ha una resa anche del 30% in più, ma quando i pannelli sono cocenti sotto sole rende come il PWM, quindi non c'è differenza in estate. Ecco perché l'MPPT ha la sua ottimizzazione sempre chiaramente, ma soprattutto in inverno, dove col freddo rende veramente questo 30% in più. A questo punto attiviamo anche il power e abbiamo tutta la nostra statistica. Zoom un attimo. Questa è la daily charge, cioè la carica di oggi, ok? Qui siamo partiti già di mattina, vedete che c'è stato un piccolo picco di luce che passava, poi dalle 7 in poi è salita fino ad arrivare qui alla potenza massima, poi la nuvola che è passata, vi ricordate, poi è risalito, poi pian piano è sceso, è risalito un po' e poi è sceso. Qui anche in funzione dei consumi, cioè se qua era carica la batteria ed è sceso, il momento in cui accendete un carico, lui compensa il carico non prelevandolo dalla batteria ma direttamente dal sole se c'è, quindi c'è una salita di produzione. Ovviamente adesso passiamo alla cosa più importante di questo strumento Wi-Fi che è il settaggio. In questa parte alta vediamo queste striscettine, qui si entra per quello che più interessa a noi, la cosa più importante, cioè il settaggio dei parametri. Qui c'è l'edit device, cioè possiamo modificare il nome del device, possiamo anche modificare il wifi. Questo device parameters è quello che interessa a noi per modificare ovunque ci troviamo nel mondo quello che è i nostri appunto parametri, il settaggio diciamo del nostro ePever. A questo punto battery settings, questo è importantissimo e qui abbiamo tutta la configurazione. Chiaramente qua ci si sbizzarrisce nel senso che le idee sono veramente tante
e poi alla fine vedete che c'è il leggi, se dovete far leggere lo strumento, ovvero le paver al software, oppure scrivi quando avete finito di modificare. Questa è l'impostazione che ho fatto io, ragazzi. Ovviamente è soggettiva, vedete voi come ottimizzarla in funzione delle vostre condizioni sia ambientali che quantità di pannelli, potenza delle batterie, eccetera. Allora qui vediamo user, la prima funzione, cioè andiamo a far diventare il nostro e-paver non settato dalla casa madre ma da noi. L'impianto è 48 volt. Questo è il limite di temperatura, cioè la temperatura più bassa che impedisce la carica. Io ho messo 4 gradi. Ora le LiFePO 4 a 0 gradi, se le caricate a 0 gradi si rovinano irreparabilmente. Ecco perché io ho messo 4, per stare un pelino largo. E quella di assorbimento, io ho messo lo stesso 4 gradi, anche se in realtà le LiFePO 4 possono essere scaricate a temperature anche sotto lo zero. La capacità di queste batterie è 280 Ah. La compensazione della temperatura si fa solo sulle piombo, quindi niente compensazione, ecco perché ho messo 0, vedete, sulle LiFePO 4. E poi altri due parametri importanti. La durata dell'equalizzazione si fa solo sulle piombo, quindi niente equalizzazione che porterebbe in sovratensione le batterie, e il boost qua, ovvero il bulk, cioè quanto lo facciamo durare il bulk, cioè una volta arrivati alla massima carica, quanto le lasciamo lì? Io ho messo 0, proprio perché non voglio fare il cosiddetto absorption. Se lasciamo il bulk per 30 minuti, 60, 2 ore, stiamo facendo un assorbimento, cioè la stiamo riempiendo. Io voglio portarla a 55 volt, dopodiché passo al flottaggio, e tutto questo lo vediamo nella seconda finestra che adesso andiamo ad aprire. Vedete, questo è come vi si presenta la finestra. Prima di passare alla seconda videata, quella dell'advanced, cioè il processo avanzato dei settaggi, ci tengo a dire una cosa anche qui. Vedete che ho messo il boost, ovvero il bulk, a 0 tempo, perché c'è un equilibrio tra pannelli e regolatore di carica. Ma se voi avete tanti pannelli, quindi buttate dentro tanta corrente, ad esempio 0,5C o addirittura 0,6, 0,7, 1C nelle batterie, che è veramente tanto, allora la tensione salirà fintamente in maniera molto più rapida. Ecco che lì allora ci potrebbe essere una necessità di alzare da 55 a 55,1, 55,2, 55,4 come massimo. In questo modo diamo la possibilità alla finta tensione di arrivare a 55,4 perché ci sta arrivando, perché sono tanti pannelli. Oppure potete optare anche per l'absorption, cioè gli date il tempo di boost non più 0 ma 60 minuti o 120 minuti o 180 minuti. Questo capita proprio quando abbiamo tanta corrente che entra nelle batterie ma che arriva rapidamente per tensione e non per carica reale, cioè non sono ampere ora che sono entrati realmente, ma ci sono arrivati per sensibilità della tensione. Quindi questo lo valuterete voi, ripeto, di persona. Adesso andiamo avanti perché vediamo tutto il settaggio dei dettagli delle batterie LiFePO 4 e questi sono importanti, sempre mantenendo comunque come fondamentali bulk e float. Avanti. Bene, cliccando su Advanced entriamo nella seconda finestra e qui zoomiamo perché vi voglio far vedere i settaggi che ho impostato io personalmente. Vi ricordo sempre, queste sono le mie batterie, io le ho impostate così. Se voi pensate di fare meglio, ma soprattutto in funzione dell'impianto che avete, dovete necessariamente farlo. Allora, qui ho messo over voltage, cioè quando l'e-paver mi si stacca, io ho messo 58 volt, si può mettere anche meno, ma qua ho messo 58 perché io ho anche la pala eolica e questa produce 60 volt, quindi se stavo troppo basso può darsi che andava in protezione, ecco perché ho messo 58 volt, tanto questo è il limite massimo. Poi questo anche il limite di tensione massimo, ho messo un pelino meno. Attenzione alle compatibilità, se sbagliate qualcosa nella programmazione lui ve lo dice perché non le accetta, cioè non accetta di scriverle. A questo punto ho messo 57. Bene, se vado in over voltage, cioè se vado a 58 volt, l'e-paver si sconnette. Quando si riconnette
io ho messo 54, ok? Andiamo avanti con i parametri. Ecco, vedete che qua c'è equalizzazione charging voltage, lo vedete? Questa non va mai fatta, ve l'ho detto prima, ma non si può cancellare, e se la mettiamo più bassa del boost, cioè del bulk, lui non l'accetta. Ecco che allora ho messo equalizzazione e bulk, cioè boost, a 55 volt entrambi. Tanto quando arrivano qui ha fatto il boost e io ho messo tempo 0, e l'equalizzazione, se mai arrivasse, comunque sempre come il boost, e il tempo è ovviamente 0. Ci si deve un attimino adattare a quelle che sono le impostazioni software fatte un po' così, sempre in miglioria comunque, perché rispetto all'inizio hanno veramente fatto dei passi avanti. Andiamo nell'altra parte, adesso vediamo il flottaggio, cioè questo è importantissimo, il float, che è il mantenimento della batteria. Io ho messo 53,7, c'è chi mette 53,5, c'è chi mette 54. Questo, quando abbiamo caricato la batteria e si posiziona qua, rimane sempre qua, però continua ad entrare corrente, quindi se abbiamo tanti pannelli e ci è arrivato rapidamente, facciamo attenzione, perché poi se vogliamo la batteria al 90%, all'80%, questo lo dobbiamo abbassare ancora. Dato che a me interessa utilizzarla sempre al 100%, 95%, minimo 90%, allora lo tengo così a 53,7, in modo che quando è arrivato al bulk col sole residuo andrà comunque a caricarla alla percentuale da me stabilita. Questo lo potete capire attraverso un po' di prove. Ora, quando ho finito il boost, cioè il bulk, e quando lo rifà dopo essere passato al float? Perché ci può essere un momento in cui il sole va via, se mettiamo troppo alto il parametro succede una cosa inaspettata. Ecco perché il boost reconnect charging voltage, cioè quando ripeti il boost, io l'ho messo 53, perché sono sicuro che lo farà il giorno dopo, perché la batteria quando è carica poi rimane a 53,7, pian piano scende, ma il sole è andato via, quindi il giorno dopo ritroverà una tensione inferiore, cioè 52 o 51 a seconda di quanto l'abbiamo consumata, e ripartirà col boost, perché se lo lasciamo alto tipo 54 lui riparte col float, ok? Quindi bisogna fare attenzione a questo. Se abbiamo ad esempio poco assorbimento, la batteria è sempre carica, allora per fare il boost ancora teniamolo un po' più alto. Se invece l'assorbiamo sempre, possiamo anche abbassarlo a 52. Ecco, queste sono poi scelte personali. Quando si riconnette per basso voltaggio, questi sono parametri adesso relativi, io non li considero importanti, però li ho impostati e ho messo, ve li spiego velocemente. Questo è un avvertimento, vedete, under voltage warning reconnect volt, cioè da un avvertimento si riconnette a 48 e lui ha visto il basso voltaggio a 49, quindi questi parametri li ho messi consecutivi, e qui ci dà un altro allarme. Attenzione a questo, è che è la sconnessione dell'impianto, cioè l'impianto si sconnette a 45 volt, vedete? Questo è il discharging limit, li ho messi uguali. Questi, ripeto, sono parametri che ho deciso un po' così, senza fare troppe ricerche, troppi aspetti tecnici, troppe prove, perché comunque qui non ci deve mai arrivare. Prima l'inverter a 48 si è già connesso alla rete, quindi questa è un'emergenza nel caso che lasciamo l'impianto dismesso e comunque l'EPEVER nel suo milliampere sta continuando ad assorbire. Quando arriva qua anche lui si stacca e si spegne e non abbiamo più assorbimento. Quando schiacciamo Write, ecco che a questo punto scriviamo tutto ciò che abbiamo stabilito, cioè settaggio, sul nostro EPEVER. Questo è importantissimo, ragazzi, questi parametri qua vanno compilati tutti, vedete, e non sono difficili. Questa è l'impostazione che ho fatto io, mi raccomando, quella del bulk e quella del float sono le due più importanti, ovvero andiamo a dare un boost o bulk a 55 carica massima e il float a 53,7. Questi due parametri sono fondamentali, ovviamente abbinati a tutto il resto. Torniamo adesso un attimo indietro, perché qua troviamo il time calibration, cioè gli diciamo all'EPEVER e al nostro telefonino di connettersi e di sincronizzarsi allo stesso orario, vedete?
Qua c'è il telefono che fa le 20:08, questi sono la giornata, 31 luglio 22, e l'e-Paver è a 20:09, comunque sono pochi secondi di differenza. Noi attraverso la sincronizzazione del tempo, vedete qua, andiamo a sincronizzare i due orologi, ok? Ed ecco che ripartono uguali. Chiaramente c'è sempre qualche secondo di differenza, vedete? Però questo è quello che deve essere fatto. Sono tornato indietro, oramai vedete che manca circa 1-2 minuti alle 8, il sole è tramontato e l'e-Paver riesce ancora a gestire qualche watt. Vedete, se zoom un attimo, qui abbiamo ancora 33 quasi watt di produzione. Vedete, la tensione della batteria è 54,95, prima era 52, perché? Perché c'era un assorbimento, infatti c'era mia moglie che stirava. Allora la tensione scende, ma poi adesso si è stabilizzata. Questo è il cosiddetto punto zero, cioè non entra più nulla, non sta caricando, la corrente è bassissima e la batteria si trova al 100%, che io ho impostato 55 volt. Mi raccomando, caricate sempre a 55 volt se volete la batteria al 100%, ok? Se no, abbassate ulteriormente. E qui abbiamo finito con gli schemi, però ci tengo a precisare anche alcuni dettagli sull'ultimo. Lo so che sono lungo, eccetera, ma dai vostri commenti sembra che ciò vi piaccia, perché avete bisogno, soprattutto coloro che non sono molto addentro nei lavori, avete bisogno di dettagli, avete bisogno di cultura. Ebbene, su questo canale sono qua io apposta a darvela, in armonia ovviamente con la mia cultura e con le mie esperienze e i miei test. Ora, avete visto, la batteria era 54,95, cioè era 55, era arrivata al bulk e poi si era fermato. Nella videata precedente c'era anche un 52 perché c'era accesa una stirella e una pompa di calore che abbassavano la tensione, ma non era la reale capacità, tant'è vero che una volta finito di stirare e spenta la pompa di calore, bene, è tornato a 55, un pelino meno, e quella era la tensione reale. Quindi è entrata del sole quasi 0 watt, 30 watt, e uscita verso l'inverter quasi niente. Quella è la tensione reale, la condizione reale della batteria, ed era piena al 100%. 55 volt diviso 16 celle, avevamo ogni cella a 3,44 scarsi. È il 100%. Questa è una mia scelta. Avete, presumo, capito bene questo video. Andate a settare in maniera ottimale, in armonia col vostro impianto. I parametri da tenere presente sono quantità dei pannelli, dimensione dei cavi che influiscono sulla caduta di tensione, quantità di batterie che in funzione dei pannelli avrà una rapidità o no di carica, potenza dell'inverter che a seconda di quanto assorbirà dalle batterie creerà anch'esso un abbassamento di tensione, come avete visto con il ferro da stiro e la pompa di calore. A questo punto queste sono le cose fondamentali. Anche il BMS, vedete, è leggermente sottodimensionato rispetto alle spinte che doveva dare. Piccole cose che però influenzano quella che è l'ottimizzazione e la buona resa del nostro impianto, e ne dobbiamo tenere considerazione, altrimenti l'impianto comincia a non funzionare in maniera corretta. Ci possono essere surriscaldamenti e quant'altro. Questo è tutto, ragazzi, grazie di aver visto anche questo video, spero sia stato interessante. Avrete sicuramente già finito i magazzini perché prodotti non ce n'è. Sotto certi aspetti, vabbè, ho già detto, mi dispiace, però no, sotto il profilo del canale, e quindi vi ringrazio di aver visto anche questo video. Ci vediamo al prossimo, campanella e iscrivetevi. Ciao a tutti.